Buon venerdì pomeriggio a tutti cari amici di Binomania. Spesso associamo il marchio Nikon alla fotografia o ai binocoli naturalistici. In realtà nel suo ampio catalogo la nota azienda giapponese propone anche binocoli nautici. Per questo motivo oggetto di questa video recensione sarà il Nikon 7x50 CF WB Global Compass. Costa 460 euro e gode di ben 2 anni di garanzia. Prima di iniziare vi chiedo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale YouTube di Binomania, ricordandovi anche che sul sito ufficiale è presente una recensione scritta per chi la volesse leggere o stampare. A tra poco! Come vi ho anticipato, il binocolo è il classico formato nautico 7x50, è dotato di prismi di porro e possiede una messa a fuoco centrale. All'inizio ero un po' dubbioso, dato che per mantenere una perfetta impermeabilizzazione è preferibile avere una messa a fuoco singola su ogni oculare. In realtà Nital mi ha confermato che la zona interna del carrello centrale è dotato di un sistema di O-ring che consentono una impermeabilizzazione. Di fatto il binocolo è dichiarato per resistere a una caduta accidentale in acqua profonda 1 metro per 5 minuti. Non è però totalmente impermeabilizzato come ad esempio il top di gamma nautico della Nikon, l'HP WP Tropical, che resiste anch'esso per 5 minuti ma ben 5 metri di profondità. Nel libretto di istruzione del Nikon 7x50 Global Compact si cita che è impermeabilizzato, ma si sconsiglia di lavarlo sotto l'acqua corrente e di scuoterlo per rimuovere eventuali gocce prima di regolare le parti mobili, ossia il carrello centrale della messa a fuoco. Il campo visivo è di 7,2 gradi, che con la classica formula sono 50,4 gradi di campo apparente, 47,5 invece con la nuova formula ISO, che è molto più severa, usata da Nikon. Le ottiche sono acromatiche, composte da vetro Ecoglass, e le lenti del treno ottico sono ottimizzate con un rivestimento multistrato. La pupilla di uscita è ampia ed è pari a 7,1 mm di diametro. La luminosità relativa è di 50,4, mentre la distanza minima di messa a fuoco dichiarata in 10 metri. Ottima l'estrazione pupillare, si citano ben 22,7 mm, così come la regolazione della distanza interpupillare, che è compresa tra i 56 e i 72 mm. Le dimensioni sono ovviamente importanti, in questo caso si parla di 193 mm x 202 mm e il peso dichiarato è di 1130 grammi. La mia bilancia ha stimato in realtà un peso con i tappi degli obiettivi di 1128 grammi, quindi in linea con quanto espresso da Nikon. Il binocolo ovviamente è ben gommato e consente anche di essere adattato ai treppiedi fotografici grazie alla filettatura presente sotto questo tappo. Da un punto di vista meccanico il binocolo, come vi ho detto, è robusto e ben gommato. Nella zona interna dei tubi ottici sono presenti dei piccoli rilievi sferici per migliorare la presa. Il ponte è ampio e centrale, il binocolo si impugna alla perfezione poi come tutti i prismi di porro. Nella parte superiore sono presenti il tappo di accensione della bussola e il tappo che custodisce le batterie, sono 2, per la illuminazione del reticolo della bussola. Come premesso è anche presente una manopola per la messa a fuoco centrale, in verità è abbastanza piccola, ma per fortuna in grado di mantenere parzialmente la impermeabilizzazione del binocolo. La messa a fuoco minima che ho riscontrato è inferiore a quanto dichiarato. Con un telemetro Nikon Forestry Pro 2 ho stimato una distanza di 6,4 metri. Per raggiungere l'infinito è necessario ruotare la manopola di circa 350 gradi. All'atto pratico un binocolo nautico non necessita di una messa a fuoco così ravvicinata, ma è sempre confortante saperla di poterlo utilizzare anche per brevi osservazioni.
buona e seppur teoricamente si attesti sul quadrato dell'ingrandimento, ergo 49 metri, c'è da considerare che grazie alla compensazione del nostro visus è possibile ottenere delle immagini a fuoco già da circa 25 metri, un range di profondità che è perfetto nel mero uso nautico. Rotando l'oculare destro inoltre è possibile compensare la differenza di diotrie tra due occhi. Sulla copertura di gomma dell'oculare è anche presente una zigrinatura per facilitare la presa e migliorare la rotazione anche nel caso si stiano utilizzando dei guanti. Come spero vedrete nelle immagini che inserirò, nella parte inferiore dell'oculare sinistro si può osservare il reticolo. In primis vi consiglio di non coprire questa zona con le dita perché di giorno vi consente di vedere meglio le tacche, di notte poi ci penserà le batterie a illuminarla. Si deve anche badare a tenere il binocolo bene in orizzontale per consentire alla tacca graduata di lavorare al meglio. Osservando a lunga distanza ogni tacca di graduazione corrisponde a 5 miglia. Con questo sistema sarà quindi possibile conoscere la distanza rispetto all'oggetto inquadrato o l'altezza dell'oggetto e viceversa. Ovviamente dovremmo avere almeno un altro dato a disposizione. Per sapere la distanza sarà necessario conoscere la larghezza o l'altezza del soggetto. Viceversa sarà necessario conoscere la distanza per calcolare l'altezza o la larghezza dell'oggetto inquadrato. Vi inserisco un paio di immagini con dei calcoli come esempio. Come anticipato gli obiettivi sono acromatici, ma grazie alla presenza di prismi di poro la qualità è più che buona, anzi eccellente rispetto al prezzo di acquisto. Le immagini sono neutre, luminose, con un buon contrasto e una nitidezza apprezzabile. Per quanto riguarda gli oculari, non sono grandangolari perché inquadrano meno di 60 gradi di campo apparente. Sono però decisamente confortevoli da utilizzare sia per l'estrazione pupillare che è molto elevata, sia per la pupilla di uscita che è pari a 7,1 mm, ma anche per la morbida composizione dei paraluce retrattili degli oculari. A una distanza interpupillare di circa 65 mm, quella tra i tubi oculari è di circa 20 mm. Il binocolo Nikon Global Compass prevede un trattamento multistrato antiriflesso in grado di diminuire i riflessi e i bagliori durante l'utilizzo in mezzo al mare. Visivamente appare di un bel colore verde smeraldo ed è privo di imperfezioni. Adesso vorrei parlarvi dell'aberrazione cromatica al centro del campo. Nelle giornate limpide e assolate e molto ben contenuta, sembra un binocolo con prismi a tetto con ottiche D dal prezzo superiore. Si percepisce solo guardando i profili delle montagne dove si nota un lievissimo alone verde, oppure osservando le sagome delle barche in lontananza di fronte a uno sfondo abbagliato. Per quanto riguarda invece l'aberrazione cromatica laterale, è presente ma in percentuale minima e si percepisce verso il 75% dal centro del campo di vista, come un lieve alone blu, verde, giallo sulle sagome degli oggetti principali. Grazie al campo di vista non grandangolare, la correzione della curvatura di campo si attua senza particolari accorgimenti. Anche ai bordi la differenza di messa a fuoco è veramente minima e oltretutto non dipende soltanto dalla curvatura. Direi che nell'uso diurno lo trovo piacevole da utilizzare sino al bordo del campo. Un binocolo nautico si usa per molte ore con la tecnica del panning, ossia osservando da destra verso sinistra. Ho notato che la distorsione angolare è presente e superiore al 4-5%. Il panning è piacevole, anche se come sapete io non sono molto sensibile all'effetto palla rotolante. Per chi non sapesse di cosa sto parlando, consiglio di cercare su Google glossario binomania o di navigare nel menu del sito web sino a trovare la pagina specifica. Un binocolo 7x50 è anche ottimo per le osservazioni astronomiche sotto cieli bui. Ho quindi colto l'occasione per osservare il cielo primaverile anche per analizzare la coma e l'astigmatismo.
Ho evinto che il Nikon 7x50 CF WP Global Compact mostra un po' di coma e astigmatismo su stelle di seconda e terza magnitudine, già verso l'80% del campo di vista. Tutto sommato, grazie alla buona puntiformità al centro del campo e alla sua grande luminosità, è un binocolo apprezzabile per le osservazioni sotto i cieli scuri, in mezzo al mare o in alta montagna, a patto di riuscire a sfruttare tutta l'ampia pupilla di uscita che vi ricorda è di 7,1 mm di diametro. Non abitando vicino al mare ho avuto la possibilità di provarlo nei pressi del Lago Maggiore su un'imbarcazione. Il Nikon 7x50 Global Compass è un classico binocolo nautico e luminoso con un ingrandimento basso che consente di evitare il tremolio anche durante la navigazione e con una pupilla di uscita molto grande e comoda, sia per l'uso crepuscolare sia per facilitare l'allineamento con le nostre pupille. È risaputo come i binocoli con una pupilla di uscita molto piccola siano più ostici da utilizzare. Anche se non fornisce una classe di impermeabilizzazione elevata come i modelli di fascia superiore forniti da Nikon, è in grado di essere sfruttato durante la navigazione senza particolari problemi. Inoltre, grazie anche alla sua atipica messa a fuoco centrale per un nautico, consente di osservare anche il panorama e gli animali senza alcuna difficoltà, ricordandosi ovviamente della presenza del reticolo all'interno dell'oculare sinistro. Ed eccoci arrivato alla parte con i pregi e i difetti. Tra i pregi posso citare il formato 7x50 che è perfetto per l'uso nautico, la sua luminosità e la nitidezza, una bussola integrata e illuminata, la messa a fuoco centrale e i 2 anni di garanzia. Un po' come tutti i prodotti, anch'esso non è scevro da difetti. Potrei citare un po' di luce diffusa ai bordi, soprattutto nelle condizioni di illuminazione critica, un campo ottico che come avete visto non è grandangolare e delle prestazioni waterproof che sono un po' limitate a causa dell'archetto degli oculari. In sintesi, il Nikon 7x50 Global Compass ha delle buone prestazioni globali che reputo inquadrate nel suo prezzo di acquisto. La messa a fuoco centrale inoltre consente di non usarlo unicamente durante la navigazione, non sarà ovviamente compatto come un binocolo con prismi a tetto, ma svolgerà senza remore qualsiasi genere di osservazione non grandangolare che si esigerà. Io vorrei ringraziare Marco Rovere di Nital che mi ha concesso di testare per qualche settimana questo esemplare di Nikon 7x50, lasciandomi come sempre libero di citare le mie impressioni imparziali. Se ancora non lo avete fatto, vi prego di iscrivervi al canale YouTube di Vinomania. Ci vediamo venerdì prossimo alle ore 20 su questo canale e ormai tutti i giorni l'appuntamento è sul sito ufficiale che è www.vinomania.it. Un caro saluto da Pier Giovanni Salimbeni e buone osservazioni a tutti quanti.